Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2026, che è un anno 1. Che vuol dire? È l'anno di quei semi che germoglieranno nei prossimi 9 anni. Quindi ci hanno ben ripulito nell'anno 2025, che era un anno 9, ripulendo tanto karma a livello proprio di come approcciavamo agli eventi, no? Poi quest'anno abbiamo lavorato tantissimo con lo yoga sciamanico e quindi sarà questo 2026 un anno veramente liberatorio di tutto ciò che è stato ostruito dentro di noi. E andiamo a fare adesso una bellissima trattazione riguardante tutte le 12 case astrologiche, che sono, in poche parole, tutti gli ambiti della tua vita. Quindi andremo a vedere come ti approcci al nuovo anno, che energia hai appena si apre, la casa dei soldi, delle risorse, il valore, come comunicherai, che valore ti dai, che cosa succederà nella casa, nelle radici, nella famiglia, quale sarà la tua vitalità, la tua energia creativa. Poi andiamo a vedere il lavoro, la salute, l'amore, in senso sia l'amore, la leggerezza dell'amore, sia le relazioni stabili, se ci saranno relazioni stabili e come si evolveranno. Andiamo a vedere poi se farai viaggi lunghi, viaggi brevi. Andiamo a vedere poi dove avrai successo quest'anno, nella 10ª casa, lo andiamo a vedere. Qual è la forma attraverso cui tu ti realizzerai quest'anno, quindi dove avrai successo. Poi andiamo a vedere la casa del karma, dell'occulto, insomma facciamo un bellissimo viaggio insieme e alla fine di questo bellissimo viaggio andiamo a vedere cosa ti dicono le carte del drago immaginale per fare il rituale della buona riuscita del nuovo anno, ok? E ragazzi miei ragazzi, a gennaio partiranno le masterclass, mi raccomando, quando ci sarà il sito web vi potete prenotare, non mandatemi 200 mail che già è successo, meraviglioso. Saranno a numero chiuso per realizzare un obiettivo specifico a mezzo dell'estasi sciamanica, il viaggio dell'eroe con i tarocchi. C'è una cosa stupenda stiamo andando a fare, trasformativa, o sì o sì. Cioè, come ci sono arrivata io a realizzare tutti i miei sogni, ci dovete arrivare pure voi, quindi per forza. Oltre alla pratica dei 21 giorni che vi ha fatto una bella apertura di quello che poi andiamo a fare nelle masterclass, che trovate qua sotto all'info box in descrizione, che già va bene così, ok? È importante che le persone che mi chiedono le masterclass abbiano fatto un po' di pratica dei 21 giorni per essere un po' impastati già della potenza dello yoga sciamanico e della magia sciamanica, la più potente al mondo, perché è quella che ha funzionato su di me dopo 30 anni di studi, che alla fine dice sì, ma come si fa? Ecco, la pratica sciamanica è quella che mi ha dato la realizzazione di tutti i miei obiettivi e continua a darmeli. Quindi, ragazze mie e ragazzi, allora partiamo, prendiamo le carte, qua abbiamo lo schemino. Allora, stanno girate tutte al contrario, vabbè, io non leggo le carte al contrario, poi ce le gireremo durante. Ok, allora, Sagittario, chiedo al mio amante mistico, il mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità e successo. Sabbe, satta, sukhi kontu. Metteremo 3 carte per ogni casa astrologica. Prima casa, la casa di chi sei, come inizi l'anno, che è anche la casa dell'ascendente. 1, 2, 3. Seconda casa, casa dei soldi, delle risorse, del valore, i possedimenti, le abilità finanziarie, il tuo valore. 1, 2 e 3. Terza casa, la casa dei viaggi brevi e la casa anche delle comunicazioni, degli studi, del tuo immediato ambiente, cioè quello che hai intorno, dei tuoi interessi personali anche. Vediamo. 3, 1, 2, 3. Quarta casa è la casa della famiglia, delle tue radici, dei bisogni emotivi, anche dei possedimenti immobiliari. Quarta casa. 1, 2, 3.
Quinta casa, la casa della creatività, anche dei flirt, dell'amore leggero, dei divertimenti, anche la casa dei figli, delle figlie, la tua voglia di vivere, la vitalità. Vediamo come sarà quest'anno. 1, 2 e 3. La sesta casa è la casa del lavoro e della salute. 1, 2, 3. La settima casa è la casa delle relazioni sentimentali stabili, quindi amore stabile, anche la casa dei contratti. Vediamo. 1, 2, 3. Ottava casa, la casa delle trasformazioni profonde, la casa dell'occulto, dell'inconscio, dei sogni, della sessualità, anche dei limiti e dei tabù da superare, anche dei possedimenti, delle eredità. Vediamo. 1, 2 e 3. La nona casa è la casa dei viaggi lunghi, anche degli studi superiori, della fede, la casa delle credenze, la casa della spiritualità, dell'oltre, della filosofia, della tua vocazione anche, che è fondamentale, no? 1, 2 e 3. La decima casa è la casa del successo, cioè dove avrai successo quest'anno. E anche la casa della carriera. Noi andiamo a vedere dove avrai successo quest'anno. 3 carte. 1, 2 e 3. L'undicesima casa è la casa delle amicizie, anche delle cause comuni, degli interessi, degli interessi, degli ideali, no? Dei nuovi alleati, dei progetti di gruppo. Vediamo. 1, 2 e 3. Poi andiamo a vedere la dodicesima casa è la casa del karma e dell'occulto, la causa delle vite passate, la casa della purificazione, anche della privazione, le sfide karmiche, quelle sfide karmiche attraverso cui poi si giunge all'evoluzione spirituale. 1, 2 e 3. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo con il nostro viaggio. Partiamo, guarda, con il nostro viaggio. Facciamo un bel respiro. Cosa accadrà nel 2026? Allora, prima casa, paggio di bastoni, 3 di bastoni, la giustizia. Allora, qua rinasci proprio come missionaria o missionario del tuo destino. Il paggio di bastoni è la scintilla, queste sono le idee, le intuizioni, la chiamata della tua anima che arriva quando meno te l'aspetti. C'è quella voce di te che dice: è ora di iniziare qualcosa che parli davvero di me. Ti vedo entusiasta quest'anno, ti vedo allegra, allegro. Questo è entusiasmo puro, ragazze mie e ragazzi. È il desiderio di partire, di creare, di osare. E questo 3 di bastoni ne amplia la visione, no? È come se tu salissi su una collina e vedessi finalmente l'orizzonte della tua vita nitido. Bellissimo. Cioè, qua si smette di andare a tentoni, Cioè, qua c'è direzione, visione alta, tu saprai esattamente cosa vuoi davvero, capirai anche cosa non vuoi più. Questo è il momento in cui tu guardi lontano e dirai: questa volta non mi fermo finché non ci arrivo. E questa è la firma dell'universo, la giustizia. Sapete quanto mi piace questa carta? È la firma dell'universo, è l'allineamento. Questa carta ti darà l'equilibrio karmico. Che vuol dire equilibrio karmico? Che ti viene dato tutto ciò che hai dato. Cioè, capito? E non solo, farai le scelte giuste. Si apriranno delle porte perché finalmente interiormente hai tagliato ciò che andava tagliato. Ci sarà ordine, chiuderai capitoli vecchi. Cioè, questa carta ti fa arrivare i frutti dei meriti tuoi reali. Cioè, è anche un nuovo codice di vita questa carta, è più matura, più maturo, più integro, più vero. Quindi in pratica cosa succede? Che hai un'energia creativa, una felicità, un entusiasmo alle stelle.
e sapete che sono le emozioni che plasmano la realtà, no? Oh, puoi già immaginare che in realtà plasmi, ok. Quindi puoi partire con un progetto nuovo oppure un nuovo percorso personale o professionale. Ti liberi da un'abitudine o da un rapporto oppure da un modo di fare che ti stava rubando potere. Prenderai decisioni che aspettavi da mesi. Sali di livello qua. Cioè, non accetti più compromessi né persone a metà, guarderai al futuro con una lucidità mai avuta prima. L'universo ti premierà mettendo sulla tua strada le situazioni perfette, i contratti giusti, le persone giuste, cioè inizi 2026 come pioniere della tua vita, zero paura, zero dubbi, solo coerenza, cioè tu torni a brillare. Bellissimo, sono contenta perché c'è Papino Gianni San che è del Sagittario anche. Quindi la tua fiamma torna pura, pronta a guidarti verso un anno enorme, bellissimo, sono felicissima di vedere queste carte in prima casa, è fondamentale la prima casa, eh? Allora, vediamo i soldi, il valore che ti dai, i possedimenti, l'economia, seconda casa, vediamo. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco è divampato e indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo, archetipi che scavano nell'ombra, passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Vediamo. La forza, 5 di denari e il 2 di denari. Allora, qua c'è un'evoluzione economica ed energetica enorme, però che parte da dove? Parte da un punto molto umano, perché entri nel 2026 con la sensazione di dover stringere i denti, 5 di denari. Perché il 5 di denari parla di questo, una fase dove il denaro sembra non bastare, oppure dove ci sono delle spese in più, oppure un senso di precarietà che potrebbe destabilizzare. Questo è un passaggio, è una muta che si toglie, perché la forza ti dice che quest'anno tu prendi il comando. Cioè questa carta dice chiaramente non ti mancano i mezzi, ti mancava solo il coraggio di cambiare il modo in cui li usavi, cioè il coraggio di approcciarti alla dea della mancanza, della penia, no? Anche se non sei manchevole, ma ti arriva quella sensazione un po' di abbassamento d'animo, di mancanza. Prima non avevi il coraggio di usare questa forza, questa dea, come vi insegno sempre nelle pratiche sciamaniche. Quindi tu riprendi in mano la tua energia economica, non subisci più, ma scegli. Cioè cambierai anche le tue priorità, taglierai ciò che non ti nutre, smetti di disperdere, mi dice questa carta qui. E il 2 di denari mi dice che nel 2026 ci saranno più entrate ma anche più decisioni importanti, come può essere cambiare lavoro o riorganizzare le finanze o rivedere alcuni investimenti, anche creare delle nuove strategie per stabilire il flusso di denaro. Cioè è un anno in cui tu diventi molto più matura o maturo nelle scelte materiali. Non ti affidi più al caso o alla fortuna, ma entri nel campo proprio come un guerriero lucido, ricordiamo le prime carte. Cioè, dice Francesco, in pratica che vuol dire? Allora, il denaro fluttua, ma cresce con le scelte giuste, va bene? Fluttua. Si tagliano gli sprechi.
Si tagliano delle persone anche, si tagliano dei progetti che drenano energia, che non te la danno ma ti drenano. Cioè arriva un nuovo equilibrio economico col due di denari, più sano. Tu sentirai finalmente di avere il controllo sul tuo destino materiale. Cioè, questo non è un anno di abbondanza casuale, è un anno di maestria materiale, di maestria materiale. È un anno in cui tu diventi adulta o adulto nelle scelte economiche e impari a farti giustizia da te. Cioè, molti di voi prima non sapevano come, oppure l'avete provata l'allineamento con la dea della penia, della penuria, che anche se ce l'hai i soldi o il denaro, no? Però è la sensazione del valore, va bene? Ecco, come vi insegno sempre con l'arte sciamanica, scendere in quella profondità e dire sì, ho fallito, sì, mi sento perdente, ti fa arrivare tutta la prosperità, come già avete sperimentato centinaia di voi. Perché sono solo le emozioni quelle con le quali ci dobbiamo rapportare per realizzare i nostri obiettivi. È chiaro? Ok, andiamo a vedere la terza casa. Che cosa ci dice la terza casa? Il mondo. Qua vedo dei viaggi, spostamenti, magari per amore, 2 di coppe, 9 di coppe. Vedo chiaramente dei viaggi di spostamenti per amore. Ma al di là di questo, l'amore poi lo vediamo soprattutto nella quinta e nella settima casa. Al di là di questo, vedo che la tua comunicazione sarà, tu comunicherai dal cuore e questo ti farà essere anche molto popolare. Va bene? Perché questa è la coppia con l'amante mistico, il completamento, lo ierogramma interiore e la pienezza di sentirti integra o integro in tutto ciò che fai. E la tua comunicazione darà questo esempio, cioè una persona magistralmente evoluta, stupendo. Ma andiamo per gradi. Questa è anche la tua capacità di comunicare, no? È come se nel 2026 tu ricucissi ogni nodo lasciato in sospeso. Per esempio, qua dirai delle parole che non hai mai pronunciato, dei messaggi che non sei mai riuscita o riuscito a inviare, dei progetti che erano rimasti a metà. Perché? Perché il mondo ti dice completi, integri e rilanci. E non solo, perché qua io vedo una persona. O ritorna una persona con cui c'è una connessione pulita però, pulita, paritaria, fluida, come se aveste sempre parlato la stessa lingua, cioè il 2 di coppe è proprio l'incontro che fa battere il cuore e calmare la mente, è un dialogo che nutre, una collaborazione emozionante, un amore che nasce ridendo, capito? O lavorando insieme, e il 9 di coppe completa il miracolo, cioè questo è un anno in cui tu avrai proprio ciò che desideravi, ma con una semplicità quasi disarmante. Vuoi viaggiare? Sì. Vuoi studiare? Sì. Vuoi creare contenuti? Vuoi parlare al mondo? Vuoi lanciare un progetto comunicativo? Sì. Ecco, riconnetterti per esempio a un fratello o una sorella d'anima? Sì. Ok, mi dice che tutto questo è possibile. È una casa stupenda questa, eh? Cioè, una casa che mi porta a coincidenze felici, incontri destinici, messaggi che arrivano al momento giusto e soprattutto un modo nuovo di comunicare avrai, più maturo, più magnetica, più magnetico, più vero. Cioè, nel 2026 tu parli e il mondo risponde. Io penso che questo sia proprio il tuo anno, eh? Ma con la giustizia della prima casa lo sapevo già. Ma comunque, guarda, in tutte le letture che sto facendo, fino a quelli che ho fatto fino adesso, c'è questa rinnovata fede, questa bellezza, realizzazione di progetti, perché il 2025 è stato l'anno 9, cioè abbiamo chiuso i carmoni, carmoni. Qua tu vieni ripagato di tutto ciò che hai fatto. E nella terza casa, che sono anche il tuo intorno, i fratelli, le sorelle, la comunicazione, mm, sarai molto popolare nel tuo intorno. Bellissimo, bellissimo. Vediamo adesso la quarta casa, che è la casa, della famiglia d'origine, del luogo in cui vivi, no? Vediamo un po'. Cambi, ruota della fortuna, re di spade e il 7 di denari. A casa niente rimane com'era, perché c'è la ruota. Vedo dei cambiamenti in casa o nella famiglia qua, possibili trasferimenti o possibili spostamenti o possibili riorganizzazioni.
perché qua si chiude chiaramente un ciclo familiare e si apre uno nuovo. Anche cambiano i ruoli in famiglia, o cambiano le dinamiche, o cambiano le abitudini. Questo non è un cambiamento lento, è qualcosa che succede perché deve succedere, c'è la ruota, il destino, gli eventi, cioè come una porta che si apre sotto proprio la spinta del destino, no? E questo cambiamento avviene con decisione, con lucidità, con regole chiare, con dei tagli netti. Cioè, qua tu smetterai di tollerare il caos o situazioni confuse. Metterai confini sani con un familiare, forse, o metterai confini sani con delle persone che vivono con te. Prenderai delle decisioni fredde, però giuste, autorevoli, per proteggere la tua energia. Potresti anche trovarti a gestire un documento o una scelta burocratica o una firma importante legata alla casa o a una casa. E questo mi dice col 7 di denari che sta investendo su un nuovo equilibrio familiare. Questo nuovo equilibrio familiare che arriva, dove sta investendo, è più sano, più stabile, più sostenibile. Questo è un processo, cioè è un coltivo per raccogliere. Quindi qua vedo delle sistemazioni economiche legate alla casa, dei risparmi o degli investimenti destinati al futuro familiare, dei miglioramenti dell'ambiente in cui vivi, delle decisioni che finiranno per darti serenità nel lungo periodo. Sì. Quindi io vedo che nel 2026 o cambi casa o cambia energia in casa. Metti confini e ordine, costruisci stabilità economica e domestica e inizierà un ciclo molto più sano rispetto a quello precedente. Cioè non si tratta di avere solo di avere più pace, qua si tratta di costruire le basi della tua vera libertà in casa. Questo è l'anno tuo, ragazze e ragazzi. Sono contentissima per voi, per Gianni San. Andiamo a vedere la quinta casa, che è la casa della vitalità, della creatività, anche dei figli, delle figlie. Vediamo. Cavaliere di denari, il matto e il 10 di bastoni. Allora, la creatività quest'anno sarà basata su costruzione e costanza, cioè un lavoro di cesello. È come se ogni giorno, un po' alla volta, tu piantassi un seme della tua nuova vita, anche nei piaceri, negli hobby, nella vita sentimentale leggera. Cioè qua si cresce piano piano, ma si cresce. E il matto è pazzesco qua, perché è come se tu tornassi bambina, bambino, perché ti sei ripulita tutta, ripulito tutto. Qua tornerà, avrai voglia di buttarti, avrai voglia di ridere, avrai voglia di sperimentare, di fare qualcosa di nuovo senza chiedere il permesso a nessuno. Nel gioco, nella vitalità, nella sessualità, qua c'è un'energia fresca, purissima, che completamente rompe con le strutture del passato. Cioè, il matto è proprio la libertà del corpo, del cuore, no? L'unica cosa che vedo qua è che questa rinascita porta anche a un confronto con tutto ciò che fino a ieri ti ha appesantito. È come se dicesse: vuoi tornare a vivere? Bene, ma molliamo questi pesi. Questo può riguardare magari delle responsabilità prese in passato, oppure dei sensi di colpa, oppure dei vecchi schemi educativi, oppure delle convinzioni che avevi sulla sessualità, cioè butta giù. Tutto ciò che ti ha tolto la gioia, butta giù. E perché è un anno in cui tu devi imparare a scegliere cosa vale la pena veramente portare e cosa no. Capito? Poi per quanto riguarda invece i figli o le figlie o la fertilità, i rapporti con i figli, il matto, scusami, è andata a salire adesso. Allora, il matto mi dice che ci sono dei nuovi progetti che riguardano i figli. Chi ha già dei figli, li vedete i figli crescere o cambiare direzione. Chi non ha figli potrebbe pensare seriamente a questa possibilità oppure sentire il richiamo. Il cavaliere di denari però è lento, quindi non è una cosa subito, è un seme che si pianta ora, diciamo. Va bene? Sì. Però con i figli qua ci si toglie di dosso dei pesi importanti che si sono avuti, anche legati ai figli, perché c'è molto entusiasmo, molta vitalità ritrovata anche nei figli. Magari si avventurano in qualcosa di nuovo, però li vedi stare bene proprio. Per quanto riguarda
il gioco, il piacere, il flirt in questa casa, io qua vedo che torni a sentire le farfalle nello stomaco, il matto. Cioè, torni a desiderare anche nel corpo, rompi con vecchi blocchi che impedivano la spontaneità, ci si concede leggerezza con meno giudizio, mi spiego? Cioè, in questa quinta casa, il 2026 è l'anno in cui torni a vivere davvero. Vedo creatività, vedo piacere che crescono, piano piano, ma in modo concreto. C'è un nuovo inizio che porta entusiasmo, lo dicevo già con la prima casa, E allo stesso tempo tu capisci quali pesi del passato vanno lasciati andare per tornare a respirare. Quindi questo è un ritorno alla vitalità, però più maturo, più consapevole, più libero, ok? Bellissimo, sono felicissima di darti queste notizie, guarda. Andiamo a vedere adesso la settima casa, lavoro e salute. Poi di preoccupazione, 9 di spade, regina di coppe, bello, paggio di coppe. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro, dei ritmi, della salute, della quotidianità. È come se qui tu entri in un anno in cui la sensibilità per te diventa il centro della qualità della vita, il centro della qualità della vita. Questa è una casa che ti sveglierà, ti farà vedere cosa non puoi più ignorare. Questo 9 di spade è lo stress. Cioè, è lo stress, tu partirai con dei pensieri in eccesso. L'ansia del devo fare tutto, la paura di non farcela, qualche notte agitata, è come se il corpo parlasse forte, no? E la mente pure. Quindi il messaggio è non puoi continuare a tirare la corda. Questo non è un allarme, è una sveglia, cioè è la sveglia che ti dice cambia ritmo o il ritmo deciderà per te. E questa è la benedizione stupenda, la guarigione emotiva. Qua vedo che inizierai ad ascoltarti, inizierai a riposarti, inizierai a non soffocare più ciò che provi. E qua entra tutta la parte legata allo yoga sciamanico, no? Al respiro rituale, alle pratiche che sciolgono il corpo e la psiche. E in questo modo tu scoprirai che quando parli dei tuoi sentimenti stai meglio. Quando parli di ciò che senti, che provi, stai meglio. Quando fai le pratiche di yoga sciamanico, che esprimi ciò che senti, quelli, anche le ansie più profonde diventano i tuoi più potenti alleati. Cioè, quando smetti di trattenere le lacrime o la frustrazione, il corpo si aprirà. Quando ti fermi, recuperi lucidità. E questo bellissimo paggio di coppe mi dice che la guarigione passa da piccole pratiche nuove, semplici, ma rivoluzionarie nella loro costanza. Io qua vedo che ci sarà una nuova routine di benessere. Ci sarà un nuovo modo di nutrirsi, di nutrire il corpo, di nutrire l'anima. Ci saranno delle piccole decisioni gentili che prenderai per te stessa o te stesso. Anche un hobby terapeutico, che può essere, lo so che iniziamo le masterclass, sarà magari anche quello, molte di voi lo so, con l'estasi sciamanica, no? Ma anche un hobby terapeutico, un rituale quotidiano che ti darà sollievo. Quindi tu imparerai a dire non devo essere un eroe, devo essere vivo. È quella la mia eroitudine. Vabbè, quello hai capito. Quindi cosa accade nel 2026? Cambierai stile di vita o sì, per necessità, prima mentale poi fisica. Ti alleggerirai dei doveri inutili, troverai uno spazio quotidiano che ti riporta alla pace, ti prenderai più cura del sonno, del corpo, del respiro, sarai più emotivamente onesta o onesto con te stesso. Per alcuni di voi potrebbe chiedere anche di accettare l'aiuto di una terapeuta. Qua vedo una figura femminile, o una guida oppure una figura empatica. Io ti dico che la tua vita quest'anno inizierà a migliorare drasticamente quando inizierai a proteggere e a canalizzare la tua energia. Sì. E tutto questo come si traduce nel lavoro? Ti svegli quest'anno, Cioè, 9 di spade, regina di coppe, paggio di coppe dicono una cosa molto semplice. Tu cambi modo di lavorare, perché cambi modo di sentirti.
Quindi all'inizio dell'anno c'è stanchezza mentale qua, vedo sovraccarico, non ce la faccio più in questo modo, è come se il tuo sistema nervoso dicesse basta lavorare per dovere, devo farlo per amore. Regina di coppe. Ed è proprio qui che cambia tutto, perché con la regina di coppe tu riprendi in mano il tuo talento. Lavorare quando senti, quando vibri, quando sei coinvolta o coinvolto emotivamente e umanamente. Il paggio di coppe è il nuovo inizio, sono idee fresche che arrivano, intuizioni, collaborazioni che nascono quasi per caso, però che portano respiro, creatività. Quindi tu mollerai un modo di lavorare pesante, che possono essere ritmi insostenibili, un ruolo che non ti nutre più, un ambiente tossico o troppo rigido. Cambia approccio, più cuore, più intuito, più creatività. E arrivano nuove idee, cioè nuovi progetti che ti fanno sentire viva, vivo. Vedo che nascono anche delle collaborazioni emotivamente allineate, cioè persone con cui ci si capisce senza spiegare tutto mille volte. Perché, come ti ho detto pure prima, la sensibilità qua diventa un vantaggio, non è più un peso. E qual è il risultato? Che nel 2026 tu non lavori di meno, ma lavori meglio, a misura della tua anima, con meno ansia e più ispirazione. Cioè inizi l'anno dicendo sono al limite, basta, basta, e termini il 2026 dicendo adesso sì che sto costruendo qualcosa che è mio. Ok? Ok, quindi tanto con le pratiche yoga sciamanico, ragazzi e miei ragazzi, lo sapete che andiamo dritti come un treno. Vediamo la settima casa, la casa delle relazioni, del matrimonio, delle relazioni stabili, anche dei contratti. 2 di bastoni, il Papa e il 7 di bastoni. Allora, il 2026 ti porta delle relazioni che nascono da una scelta lucida, non da un colpo di fulmine casuale qua. Qua vedo che c'è fuoco, sì, ma è un fuoco che chiede un progetto, il Papa. Cioè il 2 di bastoni mi dice, prima di tutto c'è voglia di decidere, quindi per i singolo questo indica che un incontro che arriva mentre stai pianificando la tua vita, che può essere mentre stai pianificando un viaggio, un progetto professionale o un nuovo orizzonte, può essere così, non è un amore casuale questo, tra virgolette. E ovviamente nessuno è casuale, però per dirti proprio una cosa, è qualcuno che si affaccia quando tu stai decidendo dove mettere i tuoi passi. Mm? Per chi è già in coppia, qua mi parla di scelte congiunte, può essere un trasferimento o un progetto comune, o un investimento emotivo che richiede una certa strategia, cioè andare a vivere insieme, un business di coppia, progettare figli. Perché qua l'amore veramente è un amore stabile, un amore tradizionale, consacrato. Qua vedo matrimonio, vedo convivenza formalizzata, anche un rapporto con una forte dimensione spirituale. Quindi il partner qua potrebbe avere un profilo o istituzionale o rispettare le istituzioni, cioè può essere un insegnante, una guida spirituale, un avvocato, un consulente, un professore, oppure una persona che ha valori tradizionali saldi, ecco. Questa è una relazione che insegna, fatto sta che questa è una relazione che insegna, che dà struttura, che dà senso, quindi per alcuni di voi sarà un incontro dentro dei contesti o sacri o educativi, corsi, seminari, università, dei ritiri, delle organizzazioni, oppure un incontro che porta a voler mettere ordine e rituale nella tua vita, cioè un amore solido qua. L'amore arriva, ma non è senza prove, 7 di bastoni, cioè qua c'è bisogno di difendere la tua scelta poi, o la scelta. Potrebbero esserci delle invidie, o della competizione esterna, o delle resistenze da parte di famiglia, o l'ambiente, o le persone che non approvano. Oppure la relazione richiede che tu ti metta in piedi, che tu prenda posizione, che tu protegga ciò che hai scelto. Questo è un amore che si conquista e si difende con coraggio, mi dicono, ok? Quindi, rispetto ai single, chi incontrerai, come si svilupperà? Se sei libera o libero, preparati qua a incontrare una persona pratica, proprio pratica, ma anche idealista, cioè che parla di futuro, di impegni concreti. E ti ripeto, probabilmente la incontrerai in un contesto di studio o di ritiro spirituale o di organizzazione religiosa, insomma culturale.
oppure durante un viaggio importante, oppure un'esperienza che ti apre a nuovi orizzonti, o in un ambiente dove si fanno scelte consapevoli, può essere un corso professionale, una conferenza, un progetto sociale, non lo so, però questa persona sarà portatrice di valori saldi, ha una certa saggezza questa persona. Potrebbe avere qualche anno in più, oppure un ruolo istituzionale, oppure lavorare in un ambito che richiede rigore. Qua l'attrazione nascerà da una visione condivisa del futuro, va bene? Cioè vi piace progettare insieme. Però, ripeto, attenzione, ci sarà la necessità di difendere questo legame. Chi entra nella tua vita potrebbe richiedere delle scelte visibili, cioè presentarti alla famiglia, impegni pubblici. Cioè, se non vuoi scendere a compromessi con questa persona, in questo, come ti ho detto adesso, preparati a spiegare le cose e a sostenere la tua scelta. Va bene? Magari li vuoi bene, ci stai insieme, però magari richiede delle cose che tu ancora non sei pronto o pronto. Ok, per chi è in coppia invece, cosa succede? Per voi l'anno chiede chiarezza e formalità, cioè se c'è amore vero, qua potete per esempio formalizzarlo con una convivenza, con un matrimonio, con un progetto anche professionale comune. Anche qua vedo ridefinire ruoli e confini per dare alla coppia una struttura che la protegga e anche affrontare delle sfide esterne che richiedono la vostra unità. Per esempio, opposte opinioni di parenti, o questioni legali o professionali, o pressioni economiche. Cioè, qua il vostro compito, se siete già in coppia, c'è amore e fare squadra, perché il 2 di bastoni ti invita a pianificare insieme. Il Papa ti dice di stabilire delle regole condivise e il 7 di bastoni ti avverte che dovrai un po' alzarti in piedi per difendere questa unione. Va bene? Quindi, siccome la settima casa è anche la casa dei contratti, delle pratiche ufficiali, no? Ecco, il 2026 è il momento di firmare qualcosa. Sì, il 2026 lo favorisce questa firma, con responsabilità, documenti, unioni civili, oppure contratti di lavoro condivisi, accordi patrimoniali, pratiche legate alla famiglia, la vedevamo anche prima. Cioè tutto andrà nella direzione positiva purché tu agisca con chiarezza e non ti faccia travolgere da pressioni esterne. Rivolgiti magari a persone di fiducia, il Papa, che suggerisce dei mentori, avvocati o guide sagge per quanto riguarda i contratti, mi spiego? Quindi le sfide che incontrerai nella settima casa sono relative a difendere le tue scelte, perché aspettati della resistenza. Quindi parla chiaro, mostra la tua visione. Metti delle regole, cioè istituzionalizzare, non è imprigionare, no? È proteggere, quindi stabilite dei confini, dei rituali che vi fortificano. Cerca dei mentori per quanto riguarda le questioni legali o una guida spirituale o un consulente che rispetti soprattutto i tuoi valori. Questa cosa potrà fare la differenza, ok? Evita reazioni impulsive qua quando il 7 di bastoni accende la difensiva, cioè rispondi con fermezza, con calma, come ci insegna il Papa, ok? Quindi, chi potresti incontrare come figure archetipiche, te l'ho detto, una presenza morale, cioè insegna l'equilibrio tra cuore e dovere questa persona qui, un mentore, un professore, un professionista istituzionale, avvocato, consulente, insegnante. E anche il compagno di un progetto, qualcuno che condivide un progetto di vita o di lavoro e insieme pianificate il futuro. Anche un compagno spirituale, cioè una persona che puoi incontrare in dei contesti sacri o formativi, che porta profondità e regole alla tua vita. Caspita, che casona questa, la settima casa. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli, lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Potrebbe sembrarti all'inizio una persona molto sicura di sé perché c'è il Papa, però ha anche le sue fragilità. Tieni conto anche di questo perché è un essere umano, no? Cos'altro? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Quindi, anche se ti sembra molto sicura di sé, questo può farti un po' storcere il naso, magari durante l'anno, è una persona che quando ti guarda negli occhi ti accorgerai che crollano le sue corazze, ok?
Sì, vediamo cos'altro ti dirà. Sei bellissima, sei bellissima. Guarda, con questa persona ti inviterà a progettare, e progettare la vita di coppia, fare scelte consapevoli e difenderle con fermezza. C'è un anno in cui l'amore per te matura. Non è sempre comodo l'amore per te quest'anno, è spesso potente e quando lo difendi lo trasformi in qualcosa che dura. Va bene? Vediamo ancora. E infatti, coppia sacra il Papa, siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Aspettati una grande struttura a livello sentimentale quest'anno, ok? Ok. Vediamo, guardati il tuo segno zodiacale per quanto riguarda l'identikit della tua anima gemella che l'ho fatto. Sagittario, identikit della tua anima gemella, ok? Perché ha molto a che fare con quello che ti ho letto adesso. Ok, andiamo a vedere l'ottava casa, che è la casa della morte, della trasformazione, della rinascita, anche della sessualità. Abbiamo 4 di coppe, paggio di denari e il cavaliere di coppe. Bella! Non ti accontenti più qua, eh? Ricapitolando il fatto che questa è la casa delle grandi trasformazioni, no? Dell'intimità vera, del denaro condiviso anche, dell'erotismo emotivo e dei tagli karmici. Vedo che nel 2026 tu vivi un anno in cui qualcosa deve essere sentito a fondo prima di potersi trasformare. Cosa voglio dire? Che tu inizi l'anno con una saturazione emotiva, qua, come se ciò che hai dato finora in certe relazioni profonde, che può essere amore, intimità, scambi di energie e di risorse, non ti tornasse più indietro. Stai pensando questo? C'è una carta che dice non non buttarti subito in nuove fusioni energetiche prima di aver capito cosa ti manca davvero. Come se pensi che non sta tornando indietro quello che hai dato, ma ricordiamoci la giustizia qua, eh? Quindi potresti chiudere o staccarti da un legame tossico o da una dipendenza emotiva. Potresti anche renderti conto che certe dinamiche economiche condivise non ti vanno più bene. Vedo anche che nell'erotismo serve verità, non serve più intrattenimento, serve verità. E poi tutto questo a cosa ti porta? Una cosa bellissima qua. Ti rimetti in osservazione, cioè il paggio qua di denari è l'alchimista giovane. Qua imparerai una nuova modalità di stare nelle relazioni profonde, imparerai a gestire meglio l'energia, anche i soldi condivisi, anche il corpo, soprattutto impari a ricevere. Quindi entri magari in un nuovo progetto economico che nasce da una collaborazione oppure da una persona che ti offre uno spunto concreto. Perché qua vedo che qualcuno porta un seme nuovo nella tua vita che può essere un'idea, una proposta, un investimento o una collaborazione intima o professionale. E vedo che la sessualità diventa più consapevole qui, più sacra, meno impulsiva. E questa è la persona che rientra oppure ritorna con intenzioni belle, affettuose. Qua c'è una guarigione emotiva, una visione più dolce dell'intimità. Può essere un amore molto sensibile, un nuovo amore molto sensibile, molto romantico, molto empatico, che va a toccare proprio delle ferite profonde. Oppure può essere una persona già conosciuta che ritorna con un atteggiamento completamente diverso. Anche un alleato artistico può essere o spirituale che ti accompagna a una rinascita emotiva. Cioè, questa figura è reale, è concreta, con emozioni autentiche, non è un fuoco di paglia, mi spiego? Quindi rispetto a questa ottava casa, io vedo che qua ti liberi da vecchie delusioni o da legami che ti sottraevano energia. Imparerai a gestire diversamente la tua intimità. Anche i soldi condivisi e le relazioni profonde cambiano. Qua vedo che poi incontri o rincontri una persona che porta cuore, acqua e guarigione. Trasformerai completamente la tua visione del desiderio e dell'affidamento emotivo, cioè un anno in cui la profondità torna a essere nutriente, non più pesante. Lo ricordavamo prima anche qui, a livello di salute psico-energetico, spirituale, corporea, no? Cioè un anno in cui qualcuno ti raggiunge
proprio con una coppa in mano per condividersi. Questo è il tuo anno, te l'ho detto, è il tuo anno. Ok, vediamo la casa della visione, della vocazione, dei viaggi lunghi, vediamo un po', delle credenze. Wow, chiaro. Non avevo dubbi che uscisse un asso di coppe o giù di lì in questa casa, asso di coppe. Wow, re di bastoni e la morte. Pazzesco. C'è una rinascita emozionale e spirituale potentissima. Qua tu avrai la capacità di percepire connessioni alte. È come se lo spirito ti dicesse: sii pronta o sii pronto a seguire la gioia e l'amore più puro nella tua vita. Questa è la tua bussola, devi seguire solo la gioia, danza del piacere, fatevi la manetta, ma poi inizieremo le masterclass, ripeto, quindi là proprio come un calzino ci ribaltiamo. Quindi questo re di bastoni mi dice che ci sarà una figura di grande energia e leadership nella tua vita che entrerà, e può essere un mentore o un insegnante o semplicemente una persona che ti ispirerà quest'anno, che aiuterà a trasformare le idee in azione, a seguire con coraggio la tua strada, ti guiderà con fermezza ma anche con entusiasmo. E questa morte mi ricorda che questo percorso comporta una trasformazione radicale. Vecchie credenze, schemi limitanti, convinzioni che hanno rallentato il cammino saranno devastati, abbandonati. Questo è lo spazio che si apre per la libertà e la realizzazione del tuo destino spirituale e materiale. C'è in questa casa c'è apertura mentale, risveglio della fede interiore, incontri illuminanti, trasformazioni decisive. Cioè sarà un anno in cui tu potrai viaggiare, studiare, esplorare nuove filosofie, seguendo proprio ciò che realmente ti ispira e realizzare la tua visione più autentica della vita. Questo è l'anno tuo, bellissimo, ma lo è di altri segni comunque. È stupenda questa liberazione che vedo, è magistrale, si vede quanto abbiamo lavorato con l'estasi sciamanica, le pratiche sciamaniche, e io vi garantisco che con queste masterclass andremo tra le stelle, cioè tra le stelle, è proprio questo. Bellissimo, bellissimo, devastante per la mente razionale, stupendo. Andiamo a vedere adesso dove avrai successo quest'anno, se non ce l'avevamo già capito. Comunque, vediamo dove avrai successo quest'anno. Allora, Regina di Spade. Ci picchia. Gli amanti e il 3 di spade. Ci picchia. Qua tagli dei dolori karmici antichissimi, Allora, quest'anno brillerai nella gestione delle relazioni e nella gestione delle scelte importanti. La Regina di Spade indica chiarezza mentale, capacità di prendere decisioni rapide, precise e di fare ordine nei progetti e nelle collaborazioni. Quindi sarà un anno in cui tu sarà fondamentale per te usare la testa e il discernimento, perché le azioni concrete e le opportunità richiederanno lucidità. Gli amanti mi dicono che molte delle scelte avranno un forte valore emozionale. Spesso si tratterà di decisioni che riguardano partnership o decisioni che riguardano alleanze o delle collaborazioni significative. Quindi sarai chiamata o chiamato a capire chi merita la tua fiducia e chi no, scegliendo solo con il cuore, ma con la testa, cioè che la testa sia allineata al cuore. Questo 3 di spade mi dice che alcune scelte o situazioni porteranno delle delusioni o delle ferite emotive, però che saranno necessarie per crescere e affinare il tuo discernimento. Queste sono delle lezioni che porteranno chiarezza e liberazione. Cioè, tu quest'anno avrai successo nel prendere le decisioni strategiche nelle relazioni e nei progetti, distinguendo ciò che ti sostiene da ciò che invece ti rallenta, e imparerai a collaborare con le persone giuste per realizzare i tuoi obiettivi. Sarai un grande ambasciatore, prenderai decisioni strategiche guidate dal cuore, e questo comporterà fare anche delle scelte che porteranno delle delusioni magari alle persone che ti sono intorno, però sarai impeccabile, magistrale.
Magistrale. Farai le scelte veramente del tuo cuore perché sei libera dal karma, da un grosso karma. Ok, wow. Wow. Vediamo adesso, 11ª casa, che è la casa delle amicizie, delle comunità, delle cause comuni. Sarai popolarissimo, popolarissima. 6 di bastoni, la torre e la regia di bastoni. Spazi via quelli che non ti servono più, farai proprio una brace, un falò, un falò, un falò. Allora, sarai popolarissima o popolarissimo, c'è una forte energia di vittoria, di affermazione qua. Ci sono le tue amicizie, le amicizie che avrai e i gruppi in cui tu ti muoverai che ti daranno supporto e ti riconosceranno come persona che vale. Alcune persone ti aiuteranno anche a brillare, ti aiuteranno a farti sentire notata o notato, sentirti valorizzata. Cioè sarà un anno in cui tu potrai guidare o essere guida all'interno di cerchie significative. Avrai da queste cerchie conferme, gratificazioni, però farai anche una pulizia netta. La torre mi dice che alcune dinamiche di gruppo o di amicizie vecchie crolleranno o subiranno scossoni improvvisi. Persone che pensavi magari stabili o delle situazioni consolidate potrebbero invece rivelarsi diverse da come sembravano. Questo è un invito a lasciare andare ciò che non serve più. Invidie, gelosie, perché ti vedo popolare qua. Perché questo crollo, lascialo andare ciò che deve crollare, o persone che se ne vanno, o invidie, o gelosie, perché ti aprono a relazioni più autentiche. Tu gestirai queste situazioni con carisma, forza, indipendenza. Vedo che le amicizie e le alleanze che sopravviveranno al crollo saranno stimolanti, motivanti e in sintonia con i tuoi obiettivi più autentici. Quindi il 2026 ti porta a successo attraverso gruppi, attraverso amicizie, collaborazioni vere, ma richiede anche distacco dalle persone o dalle situazioni che non sostengono più la tua crescita. E qua lo vedevamo nel tuo successo nella 10ª casa, è quello di saper scegliere le persone giuste che ti porteranno alla fama, al riconoscimento, verrebbe da dire. Quindi è un anno di riconoscimenti sociali, di alleanze preziose, sì, con un forte lavoro di discernimento, cioè questa persona non mi serve più, cioè mi drenano energia. Sarai fortissima, fortissimo, d'altronde è il tuo anno, te l'ho detto. Bellissimo, ok. Andiamo a vedere la 12ª casa, l'ultima casa, il karma, l'occulto, ciò che arriva di inaspettato quest'anno. Vediamo. Il mago, il re di coppe e l'8 di denari. Questo è l'anno tuo. Solitamente nella 12ª casa ci sono carte di sfida potenti. Qua mi dice una cosa è chiara. Tu hai un potere di manifestazione, di creazione consapevole, ineguagliabile. Queste sono tutte quello che non vedi, no? La casa dell'occulto, quello che non vedi. Hai un potere di manifestazione. La tua capacità di cooperare con le emozioni, lo sciamano, il re di coppe, la sciamana, la regina di coppe, no? La tua capacità di allearti alle emozioni, come facciamo nel rituale erotico della Kundalini, o allearci a tutte le emozioni di sfida, ti faranno manifestare concretamente nella materia i risultati tangibili della tua alleanza con gli dèi. Come te lo devo dire? Allora, andiamo per gradi, andiamo per gradi. Tu hai tutti gli strumenti per creare e manifestare delle possibilità inenarrabili, anche in ambiti che finora sembravano impossibili. È un anno in cui tutte le energie sottili e le intuizioni si tradurranno in azioni concrete. Quindi, questo re di coppe che mi dice? Che mi parla di un'energia emotiva, di equilibrio interiore. Non sei vittima più delle emozioni, ma stai co-creando, cooperando con gli dèi. Guarda come sono chiare le carte, ecco a cosa ci servono le carte. E tu quest'anno avrai l'opportunità di sanare dei vecchi schemi che ti porti avanti da vite intere,
grazie alla cooperazione con le emozioni. Ragazze mie, ragazzi, fatevi il rituale dei 21 giorni qua sotto, cioè qua c'è un potere inaudito grazie al copulare con le emozioni. Tutti i frutti del tuo lavoro interiori si vedranno concretamente nella tua vita quotidiana. Eccolo qua. Cioè tu rafforzerai delle competenze, delle abilità pratiche, vedrai risultati tangibili, partendo da esperienze interiori o dalle situazioni nascoste che prima non erano chiare. Quindi questa 12ª casa mi parla di trasformazione consapevole, gestione delle emozioni matura, abilità nel creare attraverso le proprie emozioni. E sappiamo che sono le emozioni che plasmano la realtà. Le emozioni, re di coppe, che plasmano, creazione, il mago, la realtà, 8 di denari. Quindi è un anno in cui tutto ciò che arriva dietro le quinte cambierà davvero la tua vita per sempre. Affidati al tuo intuito, affidati alle tue capacità, perché questo è un anno strabiliante per te. È un anno strabiliante. Io qua vedo, allora, qua io vedo in tutto quello che ho visto per adesso azione, consapevolezza, stabilità concrete, avrai occasione di apprendere, di viaggiare, di confrontarti con idee diverse. È proprio la tua natura, il tuo archetipo del Sagittario che ritorna in auge. Avrai successo in tutto ciò dove combini intuizione e azione. Progetti creativi, decisioni strategiche, saranno premiati tutto questo, e le amicizie e le collaborazioni saranno i tuoi più potenti alleati, perché ci sono delle figure chiave che ti guideranno nell'ascesa. Quindi l'anno ti invita a lavorare su ciò che non si vede, sulle energie sottili, cioè sulle emozioni, sul karma personale tuo. Cioè appena hai l'opportunità prendi un'emozione perturbata, pacificala, boom, e si vedono risultati concreti nella realtà. Pentacolo magico, per chi non facesse ancora il rituale 21 giorni, la pratica 21 giorni o le masterclass con me, c'è tutto sul canale con i 21 giorni, appunto. Pentacolo magico è tutto, perché questa è la stesa della grande manifestazione dell'emozione che plasma la realtà. Oh Signore mio, pazzesco, sono felicissima di questo. Vediamo cosa ti dicono adesso le carte del drago immaginale. Vediamo le carte del drago immaginale cosa ti dicono. Sagittario 2026. Giove, dai, è il tuo pianeta. Cioè, ragazze, non ce l'ho la trombetta qua per suonarla. Giove, il grande benefattore, espansione spirituale che si traduce nella materia. Ti leggo questa carta, è troppo bella. Giove, però Giove ti dice anche un'altra cosa. Aspetta che ti leggo, 28. Le alleanze sono importanti. Le alleanze sono importanti. Vediamo, sì, guarda un po', è il momento di unirti a qualcuno, di creare alleanze, da solo non ce la puoi fare. Che cosa ti ho detto qua? Sono nell'11ª casa le alleanze che ti porteranno e ti faranno ascendere, ti riconosceranno. E qua ti vedo famosa, famoso, e il tuo successo è nel saper scegliere le persone con il cuore, ok? I tuoi stessi ideali. Allora, ti leggo subito il rituale della buona riuscita per espanderti. Allora dice: assumi una postura da farlo sia prima della fine dell'anno, da continuarlo durante l'anno, ok? Da unire ai tuoi rituali che stai già facendo. Assumi una postura meditativa che ti permetta di tenere la colonna vertebrale dritta. Accendi una candela e ponila di fronte a te. Prima fase. Fissa la fiamma della candela per 5-10 minuti respirando potentemente attraverso la bocca. Lo sapete, no? Chi fa lo yoga sciamanico con me, l'estasi sciamanica, la respirazione circolare. Solo dalla bocca. Tieni lo sguardo immobile sulla fiamma. Se dopo un certo tempo i tuoi occhi prenderanno a lacrimare un po', non preoccuparti, continua a mantenerli fissi sulla fiamma. Questa pratica, che nello yoga è conosciuta con il nome di Trataka, è utile agli occhi e allo sguardo. Potenzia la tua concentrazione e prepara il tuo stato di estasi. Seconda fase.
Continua a respirare profondamente dalla bocca. Chiudi gli occhi, sempre respiro circolare. Quindi prima fase guardi la candela, dopo 5 minuti chiudi gli occhi, sempre così. Immagina di continuare a vedere la fiamma della candela anche ad occhi chiusi. Concentra questa luce nell'area del tuo plesso solare. Carica di energia il tuo terzo chakra, l'ombelico, fino a vedere la luce trasformarsi in un raggio splendente che si avvolge intorno al tuo corpo, creando un grande uovo luminoso che lo circonda e lo interpenetra, estendendosi a circa 1,5 metri oltre i suoi abituali confini. In questo momento pensa di attrarre un alleato o una persona o un evento o uno strumento entro la sfera luminosa. Puoi pensare a qualsiasi tipo di persona che vuoi attrarre come alleato, oppure puoi pensare a un evento che vuoi attrarre, lo metti dentro la sfera luminosa, o uno strumento che ti serve per realizzare l'obiettivo, lo metti all'interno della sfera luminosa. Avvolgi con il fascio di luce che ti rotea intorno il tuo alleato o l'evento che vuoi realizzare e sentilo dentro di te, ok? Poi, nel profondo del tuo cuore, senti il battito del cuore del tuo alleato. Se non è un alleato, è un evento che vuoi realizzare, senti il battito del cuore di quell'evento perché l'evento è un ente, è un Dio. Apri il tuo cuore e lascia che non solo il tuo alleato, ma tutto l'universo ti ami e ti aiuti. Permetti all'universo di sostenerti in ciò che sei deciso a compiere. Non opporre resistenza all'aiuto che costantemente ti viene offerto. Semplicemente smetti di opporre resistenza. Imparare a ricevere è un'arte. Noi non possiamo veramente amare fino a che non sappiamo farci amare. Perciò imparare a ricevere è molto importante. Per ricevere bisogna solo cessare di opporre resistenza all'amore e aprire il cuore. Terza fase. Rivolgendoti al tuo alleato o all'evento che hai invocato o allo strumento, ripeti la seguente formula psichica. Feconda i miei organi, rendi fertile la mia notte e la mia vita. È stupendo. Cioè, sarai il custode delle alleanze di potere quest'anno. Oggi vincente è chi si allea. Come una persona che ha osservato la danza per lungo tempo può facilmente immaginarsi come un danzatore. Così tu puoi divenire la forza dei tuoi alleati, esprimere le loro doti e impersonare i loro talenti. Ragazze mie, ragazzi, questo è un anno strepitoso. Io vi faccio un applauso, veramente bellissimo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Concludo qui. Mi raccomando, praticate, praticate e praticate. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!